Silena è la nostra amica di oggi. Ciao Elena, Ciao. benvenuti a Todos. Iniziamo, come sempre, come sempre, come sempre. Conto e poi mi dici quando sei pronto. Da 5 a 1. Connettiamoci a Silena. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Come vedi Silena? Allora lei la vedo che è in una foresta dove ci sono queste piante altissime, anche con delle foglie altissime, molto fitta e molto buia e lei sta cercando di uscire da questa foresta e non riesce e la vedo mm, molto affannata, molto... In mm, difficoltà. sì, che cerca di uscire, continuano ad esserci foglie, le cammina ma non finisce mai questa foresta. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Vabbè. Andiamo alla sua nascita. quello che ho visto prima mentre raccontava è come se avessi visto qualcuno che avesse preso il pezzo della sua pelle e l'avesse messo in più all'altro bambino, quello di cui ci diceva. Quale altro bambino? Quello che ci raccontava che è nato più o meno insieme, più o meno allo stesso periodo. Ah, nell'ospedale. Sì. Quel pezzo là l'hanno messo di là. Mm. Al bambino, ok. Si può dire quello che hai avuto, no, Silena? Sì. Cioè, ok. Mancava una parte di pelle sull'addome e all'altro bambino invece c'era della pelle in più, diciamo, Mm. senza entrare nei dettagli. Mhm. Bene, fuori i responsabili, tra cui la PS di Silena, eh. Sì. Allora, è come se adesso è più chiaro ancora, non è semplicemente quello. Mm. È come se quando è stranissima questa cosa, adesso ti dico cosa vede, veramente è una cosa strana. Allora, è come se loro avessero deciso di essere gemelli. Lo sconosciuto bambino e Silena. Sì, incarnarsi come gemelli Mhm. e poi a un certo punto hanno deciso il contrario, ma erano già formati quasi completamente ed erano uniti ancora. Ok, quindi sono stati staccati. Ma il bambino è di un'altra madre, eh? Sì, esatto, perché doveva... È molto strana questa cosa, eh? Cioè, diciamo che le Genetico? intenzioni dovevano essere gemelli nella stessa madre, ovviamente. Sì, Poi non in eterico è venuto, cioè nel materico è venuto altro, sì, ma il ricordo era quello. esatto, Quindi, in qualche modo si è... esattamente, esatto. Beh, funziona bene la Matrix, eh? Madonna. Mm. Bello.
Ehm, ma questo bambino, sembra essere un bambino, esiste ancora, è ancora vivo? Non lo sappiamo. Ah, sa di no. No? Tante difficoltà con quella cosa. Boh, lo vedo tanto in difficoltà. Non sono riusciti a sistemarlo? Per un po' di anni. Boh, penso fino intorno ai 20 anni, non so però. Mm-mm. Ehm, cioè, come se a metà, diciamo, dopo che il processo è iniziato, le loro PS hanno deciso di, mm, avere questo, cioè hanno accettato questa interferenza, ok? Quindi sono arrivati questi. eh, in eterico vedo proprio come se fossero degli uomini, come se fossero dei chirurghi che li hanno tagliati in due, no? Quindi quella parte di pelle è andata di là. Va bene, chiamiamo le interferenze di Silena. C'è Dimmi. questo umanoide, è tipo umano, ma ha solo un po' più i tratti del viso un po' più appuntito qua, ok? E ha le orecchie a punta in su. Canide. Sì, mhm, sì. Mhm. Poi? Cioè il canide assomiglia sempre molto al Doberman, più o meno. Sì, Più o meno. sì, sì, come tratti del viso, sì. Un po' sì. Ehm, poi c'è una mantide che però è come se si fosse staccata da un po', ma è lì, come se... allora, si è staccata, era attaccata fino a qualche tempo fa, potrei dire 6 mesi fa, un anno fa. Poi si è staccata, ma è lì, come se fosse convinta che prima o poi ci sia ancora la vibrazione giusta per interferire di nuovo Silena. Mantide. Sì. E poi c'è un falconiforme. Chiamiamo anche i responsabili di queste qui eteriche finalmente ogni tanto. Odino, Zeus, Lucas. Mhm. Chi è il più Eh, alto? Cioè dal basso all'alto chi sono? Come li mettiamo? allora, ho- adesso con Silena vedo Odino, Zeus e poi Lucas. Ah, Zeus è più alto di Odino, Dipende, non sempre. in questo caso. Sì. Vabbè. Entità mentali, se ci sono. Allora, ce n'è uno di livello 2. Ce n'è uno di livello 4. Basta. Mhm. Ce ne sono due di livello 2 e di livello 4. Sì, no, dico che compiti hanno. Non ti sento, Lucio, ti sento lontanissimo.
Mi senti adesso? Lontano, lontano. Aspetta, forse è successo qualcosa. Aspetta, eh. Ecco. Ok, No, ok. vabbè, aspetta, eh. Ti sento, ma come se fossi... Ma forse è un mio problema, eh. Eh sì, perché io non ho... Adesso mi senti? Come se Tanto. ti sentivo dai... come se ti sentissi Ah, scusa, adesso, scusa, eccoti. scusa. Oh, Oh, vabbè. adesso sì. Scusa. Era più banale di quanto lo sembrasse, avevo Mm. alzato la lastina. Sì. Ah, ok. Causa esoterica, no. Compiti della 2 e della 4. Allora, la 2 va a momenti, nel senso che adesso è 2 e io penso che non tornerà più e se non avesse fatto la sessione sarebbe rimasta a 2 e sarebbe diminuita a 1. Ma ha fatto, allora, all'inizio era partita come interferenza di livello 4, poi è diventata di livello 3 e faceva 2, 3, 2 e 3 durante la vita, no? Ed è legata alla sua senso di inadeguatezza, la sua mancanza di autostima e si collega con un EDL al falconiforme, che è il falconiforme poi agisce sui suoi, diciamo, quello che a lei dà fastidio a livello fisico, no? Quindi la sua esposizione nel mondo che la fa sentire inadeguata. Quindi che ne so, l'acne o altre cose, no? Che Mhm. per lei erano fastidiose. E invece quella di livello 4 è legata un po' alla sua... Allora, no, vedo questa entità mentale che è come se le fissasse un pensiero nella testa. Eh, si può dire che è responsabile di una testardaggine che però la rende statica, fissa, immobile. Questo a che livello? Tutti? Lavorativo? Sì, sì, Di sì, sì, sì. intento? Per esempio, voler diventare mamma? Esatto. Oppure no, il suo lavoro che ci diceva prima, che rimane sempre lì, Mhm. potrebbe fare mille cose e invece è fissa lì, statica, no? Mhm. E le mette Eh, proprio la fissazione mentale che deve rimanere lì. Rapporto con i genitori? Che va mantenuto secondo determinate regole, Esatto, non si esattamente può quello. cambiare. Oppure sai che diceva quando ha fatto quel corso per mangiare correttamente, poi si era fissata che tutto faceva male. Ecco, cose proprio così. Mm. La, fa sì che lei rimanga in quel pensiero fissa senza uscire. Mm. Ok. Altra causa esoterica se c'è dell'acne, viso e schiena. No, no, è proprio Città mentale. sì, l'entità mentale e diciamo la bassa autostima è metterci la faccia anche, no? Metterci la faccia in cosa? Nel senso, con l'acne e la schiena, no? Sono le parti che, vabbè, quando la schiena è la parte più vulnerabile da dietro, no? E quindi la pelle reagisce ehm, come difesa, mh, producendo l'acne, Mhm. ok? E la faccia uguale, quindi io devo mettere la mia faccia quando mi espongo con gli altri al mondo e come difesa la pelle fa l'acne. E quindi proprio a livello di autostima la bassa in continuazione, no? È un circolo vizioso. Ok, causa esoterica delle difficoltà varie a rimanere, ad avere una gravidanza e a portarla a termine. Sì, uomini del tempo.
che agiscono solo quando lei fa a livello pratico, Mm. si mette, allora, diciamo, si mette in azione per rimanere incinta e portare avanti una gravidanza, loro intervengono. Domanda che non c'entra niente, ma magari c'entra tanto. Avrebbe questi problemi se avesse un altro compagno? E non stiamo parlando ovviamente di fertilità, no? Mm. Maschile. Sì, sì, no, no, è proprio un'interferenza sua, non Sua. c'entra niente, sì, sì, vogliono interferire lei, non c'entra il compagno. Lo possiamo chiamare nel cinema? Sì. Mm. Insieme alla mamma e il papà? Mm. Vediamo dove si siedono. In base a dove si siedono noi capiamo quanto sono interessati, no? In fondo poco, in prima fila, saltando sui sedili come fanno i bambini tanto. Mm. Al compagno in prima fila, molto interessato e curioso di capire cosa fa ancora di strano Silena, ecco. I genitori allora si mettono mm, quasi in ultima fila, non proprio ultima, ma tra le ultime. Il papà è lì tranquillo, la mamma è come se dicesse adesso vedo cosa fai, così posso dirti cosa non fare. Che palle, cioè, mamma mia. Mamma mia, cos'è? In un'altra vita era la signora Rottenmeier. Sì, Non lo so. o Frau Brucken anche, sai? Frau Brucken. Frankenstein. Ah, giusto. Frankenstein. Mm. No, allora, la mamma viene se vuole imparare qualcosa. Se viene a rompere, no. No, vuole venire a vedere cosa fa per No, poi dire viene cosa a non fare. imparare, non a impicciarsi della figlia Ah, lei per dice poi... che noi non possiamo spiegargli niente, lei sa. Quindi non viene a imparare nulla. No. Non ci sta a fare niente qua. Mm. Se viene a controllare la figlia per poi criticarla, non va bene, non può neanche entrare nel cinema con queste condizioni. Viene perché nel cinema, indipendentemente che ci sia sua figlia o... ci sono delle informazioni sullo schermo che le possono servire. Se lei non deve imparare niente, qua si acquisiscono informazioni. Mm. Sì, un po' così, però. Non è convinta? No. Vuole una Vic? Non Sai si fida. quelli che danno le caramelle ai bambini? Così. Ciao bella bambina, vuoi una Vic? Non si No, fida. così meno Silena vede che io non mi arrabbio, come vede nei suoi sogni, no? Nei suoi sogni io arrivo e mi arrabbio perché ci sono i problemi tecnici. Beh, vorrei vedere voi che abbiamo sempre i problemi tecnici. Mm. L'altro giorno in una sessione è caduta di nuovo e io dico una parolaccia, io l'ho lasciata, così la sentono tutti. Eh. Sti figli di... Mm. Dicevo, che dicevo? Della Vic. Vuole Ah, una mamma Vic? mia. Bella signora, vuole una Vic? Vada via, si mette la mascherina. È molto titubante. Beh, la Ah, offriamo al mi è papà. venuta un'idea, mi è venuta facciamogliela dare da Silena. Anche, certo. Intanto diamola anche al padre e al Mhm. compagno, così questa signora vede cosa succede. Eh. Gli assaggiatori del re. Se muoiono, lei ha fatto bene. Se non muoiono, stanno meglio. Ah, voglio quello che ha preso lei, voglio quello che ha preso lui. Sì. Da Silena la prende. Mhm.
Siamo ancora sulla porta del cinema, eh? Il film è iniziato, la sala è calda. Per riscaldarla abbiamo già messo una Eternum sul palco. Se muovemo, Sì, l'ha presa, l'ha presa. ok. Si siede? Sì, adesso sì. Dove? A metà, Bene, il padre? anche. Anzi, il padre gli dice, vieni più avanti, vieni più avanti. Dice di sedersi più vicino che così vede meglio. Ok. E ci vanno. Compagno? E prima fila, assolutamente. Ok. Tu lo sai che io ti devo fare la domanda sul compagno, no? Mhm. Che Silena non ha chiesto, ma è lì che aspetta. No, che poi non vuol dire niente, cioè non è che adesso uno deve sempre No, essere per forza. no, infatti, no, anima affine sì, io li vedo molto complici, però hanno due PS diverse. Ok. Le anime affini hanno anche dei livelli, no? Sempre più alti Mm, fino a preparare a un altro capitolo. mm. Questo è un livello di che tipo? Quanti sono questi livelli? Se possiamo dare... Secondo me 5, più o meno. Sì, Mhm. e direi che è il quinto già, questo. Il loro rapporto è al quinto livello, quindi prossima vita Si brucia. Ci sono siamo a state... Qual è stata una vita che sicuramente c'è in passato che lei ha vissuto con lui? Quando magari lui era una lei, non è detto che lei è sempre lei e lui è sempre lui. sono O erano due lui, o erano due esatto, lei. erano due lui, erano Ah, cugini. Erano cugini di primo grado, erano i figli di due fratelli maschi. Mm. ma non avevano un rapporto, o sì? No, no, erano No, solo cugini. cugini. Sì, sì. Ok, vibrazione di Silena. 78 miliardi. Percentuale di consapevolezza. Beh, scazzo. Scusa. Mm. 124. PSP. 42, 58. Vite precedenti. 1628. Neanche tante. Cervello. 9.9. Vite con il compagno. Quante? 18. Ok. Mm. Va bene. Analizziamo velocemente i problemi di salute. Se hanno una causa esoterica, degli impianti, vediamo. Intestino. Pelle addominale l'abbiamo vista. Intestino. Allora, c'è un impianto lì, io vedo, allora, l'intestino l'ho visto già prima, quel canide, Mhm. ok, è come se la tenesse sempre da qua, cioè dalla pancia, Mm. dall'intestino, quindi è tutto, la tira, come se la tirasse da lì, come se la tenesse sempre tirata, per non farla scappare, tra virgolette, no? Quindi Mhm. la tira da lì, la tiene agganciata Mm. da lì. Tornando alla pelle addominale, Mhm. per sistemarla, già alla nascita, fondamentalmente hanno chiuso con quella che c'era e lei non ha più l'ombelico, non è più visibile, l'hanno Mhm. proprio nascosto. Questo crea non è proprio una causa esoterica quella che chiedo, ma crea un effetto simbolico. È come se lei fosse un clone.
e non è mai nata, sia Mhm. nell'ombelico, apparentemente è una che non ha una nascita. Cioè, poteva succederle sulla gamba, la schiena, Mm. e invece è in una zona che è andata a interessare l'ombelico, che in qualche modo è la connessione con la madre, Mm. è la connessione con l'essere umano, con la identità di essere umano. Allora, sì, nel suo caso è come se l'interferenza che ha provocato questo l'avesse sempre tenuta agganciata da lì, come se al posto, potremmo dire che è una nascita diversa, nel senso, come se al posto dell'ombelico avesse l'impianto e quindi è mm, da sempre dipendente dall'interferenza eh, Del aliena. candide. Mm. Problemi agli occhi. Allora, le fan abduction spesso eh, lei vede che mm, le tolgono come se le togliessero la memoria visiva. Agiscono alla fine delle abduction, agiscono proprio sui nervi ottici e sulla trasmissione delle immagini al cervello, ok, per cancellargliela e quindi agiscono proprio sulla vista. Perché più il destro? Perché da dove entra, da dove prendono, da dove entra l'informazione e poi è come se uscisse dall'altro occhio, no? L'informazione visiva che lei prende durante le abduction poi è come se uscisse dall'altro occhio. E quindi di solito, anche per quanto riguarda le orecchie, di solito vedo che da dove entra il suono è l'orecchio ehm, più colpito e così anche l'occhio. Per tutti o per lei? Per tutti, di solito la parte da dove entra l'informazione è quella più colpita Che è rispetto a lei. quella da dove esce. E nel suo caso è l'occhio destro. Lotta col cibo e perenne perdita di peso, magrezza. Lì è tutto collegato tutto collegato al rapporto con la mamma, anche rispetto a tutta questa cosa che abbiamo detto anche dell'intestino, dell'impianto che è collegato a questa entità. È tutto alterato sia a livello fisiologico, poi emotivo, anche per il rapporto della mamma, quindi è tutto accentuato, no? Tutte e due le cose assieme, vedo che è proprio mm, un'esperienza sua qua che è molto... Vediamo se ho capito, almeno per la donna, il rapporto con la madre è legato al peso. Se la madre è molto presente, il peso sale. Se la madre è molto ostile o assente, come in questo caso, una madre che non risparmia giudizio, confronti sin da bambina, una figlia affetta dall'acne e dice guarda che bella quella che c'è la tua amica. Delicatezza, proprio non sei all'altezza, sei inadeguata, rabbia, magrezza. Mm, Quindi se è troppo aumento del peso, se troppo affetto, troppa presenza, se è poca affetto, poca presenza, quindi confronto, inadeguatezza, rinfacciata e tra l'altro non giustificata, magrezza. È così? mhm. Semplificando? Sì, potrebbe Anche se essere, poi sì. di caso in caso Sì, le cose cambia. cambiano. Mm, però, sì. Cosa fa la mamma nel cinema?
come reagisce a questo? Inizia a essere irrequieta. Sta combattendo allora lo sente a livello emotivo dentro e quindi col razionale sta combattendo questa cosa, quindi è un po' irrequieta, no? Un Mm? po' agitata. Ci sono vite passate che legano Silena alla madre? Sono state in una vita l'opposto, quindi Silena era la mamma di sua mamma. Mm. Tante? No, me ne fa vedere una in particolare, ma allora era un rapporto anche lì abbastanza complicato, ma non per lo stesso motivo. Neanche l'opposto, era una cosa diversa. Cioè? No, anzi era l'opposto, cioè Silene era la mamma e la mamma era la figlia, ma era la figlia che giudicava la mamma anche lì. Tanto Silena si dispera. Ride e si dispera. Ma qual è la causa esoterica del fatto che Silena è stata desiderata, voluta di quel sesso, dopodiché basta. E la madre ha respinto altre due gravidanze. Era come, beh, quello che vedo in eterico era come se avesse ottenuto il suo capriccio, tra virgolette, no? Quindi lei, nella sua idea, la- l'ideale per lei era avere una figlia femmina, una, deve Mm, essere femmina. E quello ha raggiunto, quindi tutto il resto era da scartare. Ok, la vedo che è come se fosse, cioè in eterico è come se io vedessi una bambina che pettina, fa il bagnetto a una bambola, no? mhm. Quindi era il suo ideale Gioco. esatto, no? E quindi la bambola deve essere come vuoi tu, gli metti Mm. i vestiti che vuoi tu, gli tagli i capelli come vuoi tu, parla quando vuoi tu, no? E non è venuta come voleva lei. No, non è che non è venuta come voleva lei, ma mentre cresceva doveva fare come diceva lei. Mm. E siccome questo non avviene mai, perché? Esatto, perché Perché è ovvio che sia così. esatto, c'è sempre conflitto. Causa esoterica della difficoltà a rimanere incinta di Silena. L'uomo del tempo. Mm, Quando lei inizia a fare il processo per rimanere incinta, l'uomo del tempo la blocca, Perché? proprio fisicamente. Perché sarebbe, allora, porterebbe a termine quell'esperienza, cioè di volere il figlio diventare mamma, ok? Mm? E inizierebbe un'altra parte di evoluzione. Vedo proprio che va come se andasse a step, Silena, no? Quindi, Mm? eh, Gradini di una esatto, scala. Mm. no? Poi nasce il figlio, riparte e riparte il suo obiettivo, il suo progetto rispetto alla crescita. Mhm. È come se non fosse no, ma proprio a step, a progetti, a obiettivi. Mm. Ok, operato 2 volte all'utero, incinta, aborto, cisti, io non le analizzerei, uomo del tempo. Sì, Ci sono delle percentuali, non le analizzo neanche, ma c'è
una PS lì pronta di questo bambino? A me sembra maschio. Sì. Mm, Cioè io vedo un bambino maschio, non so perché. sì, Non ce ne chiedere. sono 3 di PS lì pronte. Ok, perché 3 ne basta una? Già Sì, c'è sì, ne basta confusione. una. No, no, ne fa una, ma cioè ne va una, ma è come Ok, se sono d'accordo che se cambia un piccolo particolare va uno piuttosto che l'altra. ok. Mm. Che percentuale di consapevolezza hanno questi 3? Tra tutti e tre va tra l'80 e il 115%. Quindi vince il 115. Sì, dipende dalle condizioni di quel momento lì. Ok. Ok. Quindi adesso mettiamo la PS di Silena, la PS del compagno, le 3 PS candidate e l'uomo del tempo. Li mettiamo tutti intorno a un tavolo. Mhm. Ok. Ok, che fanno? Allora, c'è questo tavolo rotondo. C'è l'uomo del tempo e da un lato c'è Silene, dall'altro c'è il compagno di Silena e tra loro due ci sono le 3 PS candidate. Mhm, C'è l'uomo del tempo che guarda le PS candidate come per dire non azzardatevi mhm. a No, un attimo. nascere. Qui Mm. c'è un accordo e non è un contratto. C'è un accordo tra il compagno e Silena. E È infatti, un'ultima prova di procreazione medicalmente assistita, vogliono fare questa prova. mhm, Adesso loro fanno un accordo tra di loro, se la vogliono fare, e cercano di capire chi coinvolgere, se una di queste PS candidate è l'uomo del tempo o solo una di queste PS candidate. esatto, Perché il stavano, fatto che l'uomo del tempo entri in gioco o no dipende da loro. L'uomo del esatto. tempo non ha scelta, l'uomo del tempo è lì, Mm, è un mm, oggetto che serve, no? E infatti quello che succede dopo è che loro due lo prendono e lo allontanano. Vedo proprio che lo ribaltano giù dalla sedia. Ok? In questa immagine c'è tutto, tutto quello che noi Mm, facciamo. Per dire, il fuoco è bene e male. È bene, lo uso in un certo modo, mi scalda, mm. è male, mi incendia la casa, Sì, ok? Mi incendia la faccia. L'uomo del tempo serve per capire delle cose. Quando uno lo usa in un certo modo, quando lo usa in un certo altro o non lo usa, mm, serve, perché non sì, c'è. sì. Quindi può stare lì a dire voi non vi azzardate, ma gli si dà in questo modo comunque, gli si riconosce un potere che non ha. Mm, È un mm. oggetto, un programma, ci serve, non ci serve. A volte ci serve, adesso a volte non ci serve. Domanda al compagno e a Silena, vi serve l'uomo del tempo? Allora, adesso facciamo questa domanda, è come se, allora, per Silena no, non gli serve più, perché ha fatto un suo processo. Al compagno è come se il compagno dice lo faccio per te, cioè per me sarebbe anche tardi, ma lo faccio per te, quindi Mhm. Un potrebbe... po' debole. Mm, sì, Allora, io vorrei che rimanesse solo la PS candidata. ok, Come è la vedi? rimasto più grande, più, più più pronta, non so come dire, è più grande rispetto alle altre due ed è che si fa avanti pronta, no? Mhm, È come se avesse già il piede sulla linea per iniziare a correre. mhm. E si guarda col compagno? Allora, lui, il compagno sta guardando la PS candidata, Silena, e sta cercando di sentire la PS, vedo che è lì che sente le vibrazioni, il campo che si crea
per essere più tranquilla, come se fosse, cioè il compagno fosse spaventato, no? Quindi adesso in eterico mette in gioco la PS, cioè segue la sua PS, ascolta la sua PS in Mm, eterico e dopo che ha sentito la PS di Silena e quella candidata, mm, no, e formano, viene fuori come se fosse un triangolo energetico mhm. e lui si tranquillizza e diventa più sicuro. E infatti l'uomo del tempo è come se sparisce, come se si allontana e sparisce nel nulla, nel buio. Mhm. Però abbiamo dovuto accompagnarlo perché non è così consapevole lui e quindi era proprio l'idea della difficoltà, no, mentale del crescere un figlio, ecco. Chi ha la consapevolezza più alta dei tre? In questo momento Silena, Poi? poi c'è la PS candidata e poi quella del compagno. Ok, alziamo la frequenza e diciamo a Silena di creare un ad eternum e metterlo in mezzo al tavolo. Mhm. Che bello, è una volta che facciamo questa cosa che vedo. Perché? Dimmi cosa succede. Perché è come se fosse l'energia della famiglia, mai vista, nel senso tra le PS, no? Mhm. La famiglia non le abbiamo mai messe così, in contatto così. È come se fosse un'energia particolare, una vibrazione particolare. C'è questo triangolo con la Eternum in mezzo, l'energia delle loro PS che fanno questo triangolo e che si unisce all'Ad Eternum e fa una vibrazione particolare. Mm. Che è quella poi che crea, vabbè, i meccanismi, no, tra le persone della famiglia, però Cioè un'unione tra tre PS e sì, non tra due. sì, non è proprio, non è un'unione, è più un'interazione, ecco, più un'interazione che poi crea i meccanismi nella Matrix. Ok, quindi sarà un maschio? A vederlo così La potrebbe, femmina? sì, più probabile, direi 80% maschio, 20% femmina. Ok, e che probabilità c'è che avvenga? Tutto era stanco, aveva problemi medici. 90%. Ok, il marito lo vedi più, il compagno lo vedi meglio, diverso? Più rilassato, più tranquillo, più sereno, più sicuro. Mm, sì. Ok, Vedo che rive- si appoggia molto a lei, mm, però, mm, in questa decisione. in generale. Mm. Lei non sembra così d'accordo, Forse no. non se ne rendo conto, non Non se ne se ne rende rende conto. conto, la sua, diciamo, senso di inadeguatezza che ha ora non glielo fa vedere, ma mm, Finiamo la salute. Noduli tiroidei, mhm. causa esoterica. Allora, è più una cosa sua emotiva, legata proprio alla sua, anche nel senso di inadeguatezza. Perché in eterico io la vedo, cioè, è come se le facesse un piccolo nodulo sulla tiroide tutte le volte che raggiunge un obiettivo, perché la vedo come se corre a raggiungere l'obiettivo e quando arriva molla e si forma questo nodulo.
vedo proprio come se fosse una linea che poi arriva all'obiettivo, quindi unisce il pallino di inizio, di partenza, di arrivo, fa una linea e c'è il pallino e poi il prossimo pallino. Problemi allo stomaco. È tutto legato al collegamento col canide e tutto il rapporto con la mamma. Bruciore uguale. Mm, mm, mm. Mani e piedi tendenzialmente freddi. Ci sono degli impianti che vengono usati quando le fanno l'abduction, fanno Mhm. dei circoli, da qua fanno così e poi va qua e le gambe uguali dal piede, poi va fino qua e poi torna giù. Va bene, vediamo cosa ha fatto. Cioè, Silena è molto attiva, vuole capire, oggi è qui con noi per questo, ha fatto già delle attività, diciamo, olistiche. Pregava la sera. Mm, mm. C'è quella mantide che prima aveva, adesso non è più attaccata, ma è lì pronta, ed era quella che le faceva fare le preghiere, che le ha fatto fare altri lavori. Mm, Mm, la magliava, la vedo che la convinceva a fare delle cose esternamente, no? Per aiutarsi. Dava la responsabilità della sua persona a qualcosa di esterno, mm. sia con le preghiere che con le altre tecniche, no? Costellazioni, Anche quello è dalla immagino. mantide, sì. Metamedicina. Sì, è sempre la mantide, vedo che però è come se... Allora, l'ha portata lì la mantide, e poi come se lì avesse fatto un click per cercare che le ha fatto vedere che può fare da sola, che è in grado di fare da sola, che deve solo imparare il meccanismo, no? E lì, in quel momento lì, si è staccata la mantide, che era sempre attaccata. Non so se sono Mhm, riuscita mhm, mhm. a spiegare il meccanismo. E adesso la mantide è fuori e aspetta il momento adatto per riattaccarsi, Riflessologia. che lì è sempre la mantide. Eppa. Qigong. Ciccone io lo vedo, anzi che le fa bene, a livello di vibrazioni, eh. Mhm, Allora, il motivo per cui l'ha fatto è sempre per la mantide, no? Cercare qualcosa all'esterno che mi risolva i problemi. Però mhm. anche lì, vedo che le fa bene per alzare le vibrazioni. È un po' come la metadmedicina che le ha fatto vedere che può imparare a far su di sé da sola. Ipnosi, una, non con noi. È andata bene, lì è andata bene, per lei non c'è stato nessun problema, non vedo che siano state interferenze, era molto centrata, quindi ha visto tutte le cose, è stato solo un po' ciucciata l'energia attraverso l'operatore. Mm. Dimmi. A volte quello stesso operatore lì, non vedo una cosa, anzi lo vedo abbastanza centrato in generale, a volte come se fosse un po' più debole, Stanco. stressato, stanco Ma lo e capisco. e fa
E in quei momenti lì, perché è inconsapevole delle interferenze, no? Quindi non è in grado, cioè non si rende conto che sono interferenze, quindi in quei momenti lì viene, gli viene succhiata l'energia anche del cliente, a volte. Ed infine l'incidente in macchina, quando stava andando a fare un trattamento che le sarebbe stato di giovamento. Eh, uomo del tempo, sempre lo stesso, perché vedo che lì facendo quel trattamento lì poi avrebbe sbloccato qualcosa a livello energetico della zona, ok? E quindi l'uomo del tempo l'ha interferita perché mm, a livello energetico, aspetta, faccio fatica a spiegarvelo. Allora, in quel momento lì, quando lei doveva andare a fare quella terapia lì, Mhm. c'era un blocco energetico, più che adesso. Adesso un po' meno, ma lì c'era un grosso blocco energetico, ok? E facendo quella terapia che lei stava andando a fare, avrebbe liberato, come se ci fosse una sfera con un tappo, ok? Avrebbe aperto il tappo e quindi l'energia sarebbe fluita dove doveva fluire e avrebbero avuto più possibilità di rimanere incinta. Ok, quindi l'uomo del tempo l'ha bloccata fisicamente un'altra volta. Diciamo che il trattamento che voleva andare a fare avrebbe ridotto le tossine nel suo corpo. Mhm. Quindi se vuoi questo è il tappo, se vuoi questo Sì, perché a livello blocco energetico, sì, al fluire sì, dell'energia. esatto. Mm. Ok, di nuovo lo chiedo anche ancora una volta, diciamo prima al gruppo, adesso solo a Silena. Lei ha bisogno dell'uomo del tempo? Perché No, lei lo ha voluto. adesso no, non ne ha più bisogno, assolutamente no. Vedo che è arrivata ha imparato l'esperienza. È come se questa esperienza avesse fatto in modo che lei sentisse proprio dal profondo, no? Mm, Di voler diventare mamma. mm. È come se è come se non ci fossero stati questi ostacoli lo dava per scontato. Ecco, questo posso dire che sia il senso che lei ha visto. In eterico mi viene questo. Bene, allora andiamo al cluster, se lei Mhm. vuole. Sì, certo, assolutamente. Perché lì ci saranno i contratti che la legano all'uomo del tempo, alla mantide, al Mm, canide, al falconiforme e a tutte le interferenze di tutte le sue 1628 vite. mm, Ma se è arrivato il momento, perché se non è arrivato il momento, non per stare bene, ma per capire che mm. queste sono sue decisioni e che queste sono cose che lei ha voluto fino a ieri e che adesso non vuole più. Sì, ti dico cosa mi appare in eterico. Vedo che lei entra nel cluster e mi vuole far vedere. E mentre entra nel cluster, cerco di spiegartelo perché è fondamentale questa immagine che mi è arrivata. Allora, c'è Silena di ora, no? Che ha tutte le sue meccanismi nella Matrix. Ok, quindi tutti i suoi limiti che si è messa. Mhm. Ok, proprio tutte le sue difficoltà e limiti, vedo. E mi dice, vieni con me nel cluster, e per farmi vedere che appena entra nel cluster, ok, appena mette il piede nel cluster, tutti questi limiti cadono, quindi lei da lì in poi è pronta a ribaltare tutto. Tutto ciò che la limita, adesso è pronta a ribaltarlo nella sua vita, ed eliminarlo completamente. Mhm. Un'evoluzione nel lavoro, un'evoluzione come mamma, un'evoluzione rispetto a sua mamma.
Cioè, proprio... Un'evoluzione rispetto anche al compagno. L'ultimo tentativo non va fatto se lei vuole, l'ultimo tentativo va fatto se entrambi Mm, vogliono. esatto. Sì, esatto. Sì. Quindi anche lì deve arrivare, lì la vedo pronta a arrivare in fondo alla questione dentro di sé, quindi rispetto al compagno o rispetto a essere mamma col compagno o meno, ecco, no? Grandi cambiamenti comportano grandi decisioni, Sì, esatto. grandi cambi di paradigma. Tutto quello che è Mm, sempre stato, non so, il rapporto con la madre, ma poi lei soffre, ma va cambiato mm, se si vuole ottenere un maggiore equilibrio alla fine, non un cambiamento e basta. Insomma, stiamo parlando tutta la sessione di dettagli, sfumature, ma fondamentali, perché alla mm. fine la vita di Silena l'ha portata qui, oggi. Sì, Come li vedi i contratti, se ci sono? sì, sono come se fossero dei panni stesi sui fili, ma sono dei fogli stesi con le mollette. Mm, Ok, i panni sono asciutti ormai, no? sì, Li togliamo. sì. Quindi panni, mollette, fili, stendino, tutti in un portale definitivo. Mhm. Ok, chiuso. Mhm. Ha già creato un ad eternum, ne crea un secondo. Sì. Qua. Lo lascia qua. Nel non spazio del cluster dove c'erano i panni estesi, i foglietti estesi. Mhm. Sì. Messo. Avatar, vediamo come lo vedi. E sto cercando di cambiare la situazione. Come? Ha ordine da Odino di rimettere le informazioni per creare di nuovo interferenze con gli uomini del truppo. Mm. E Selena va bene? No, infatti Mhm. non riesce. È come se adesso l'avvio e l'informazione non arriva. Selena è lontana, è vicina, si è avvicinata, cosa fa? Si è messa a guardare che cosa sta facendo sul computer. Ma ha degli occhi l'avatar? Lo può guardare negli occhi? No, ha solo l'incavo, solo Mhm. così la forma e basta. Beh, lo può mettere in un portale definitivo prendendolo Mm, dall'incavo degli occhi con due dita, indice e medio. mhm, messo. Insieme al computer, Sì, sì, tutto, sì, sì, tutto con tutto, con l'ambaradan. tutto. Sì, sì, Ok. tutto l'ambaradan. Ad eternum anche qui. Mhm, messo. Con questa nuova condizione esistono ancora quelle abduction di No. prima. Gli impianti che non abbiamo elencato, ma che sicuramente c'erano, le Mm, entità eteriche, le entità mentali 2, no, non c'è più niente. 4. Ok, l'uomo del tempo, un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. No.
quello della gravidanza, c'era sempre un uomo del tempo qua. Non c'è più. Mm. 5 nuovi ad eternum, uno nel corpo fisico, dove se lo mette Silena? Sull'utero. Mentale, corpo mentale. Tra i due occhi. Corpo emozionale. Mhm. Dove c'era l'inadeguatezza. Corpo eterico. Qua. Tiroide. Sì. Gola. Corpo subliminale. Ok. Mezzo. Cinema, che succede? Il compagno è estasiato e è sempre più grato di essere al suo fianco per quello che tutte le volte gli trasmette. Madre. Ecco, la madre, ah, vedendo tutto questo, dice, vabbè, allora, se stanno così le cose, io mi tiro indietro. In eterico si tira indietro. Almeno in eterico lo fa. Il padre? Il padre è come se... Padre lo vedo come se avesse avesse gettato la spugna, no? Quindi ha visto tutto come funziona, come vive Silena, no? Quindi tutto il meccanismo suo, la vede un po', vede che c'è tutto questo meccanismo strano e quindi dice, vabbè, allora sono così le cose, non posso più fare niente, nel senso, eh, è talmente lontano dal suo mondo che si tira fuori. Mm. Va bene, rioffriamo Vic, ad Eternum, tutto il pacchetto completo a tutti quelli del Mhm. cinema. Vediamo la nuova vibrazione di Silena adesso. $231 miliardi. Nuova consapevolezza. 234. PSP. 61,39. Vite precedenti. 928. Cervello. 10,8. Bene. Mentre la PS di Silena prepara il suo messaggio finale, Mhm. apriamo il portale aureo e invitiamo la zia paterna, tutti i parenti di Silena e del compagno, di tutte le Mhm. generazioni, tutti i morti da Cinivac dall'ultima volta a oggi, tutti dentro. Mhm. Sono arrivati. Quanti cinivaccati mancati dall'ultima volta, ieri e l'altro ieri, quello che è stato, insomma. 9.243. Quanti parenti del compagno? 127. Di lei? 63. Zia paterna si presenta? Sì, sì. Vuole dire qualcosa? Sì, vuole dirle
Io in tutte le vite che io con te poi faccio fatica a staccarmi perché sei un'anima affine a me e faccio fatica a staccarmi. È più consapevole del solito, cioè di solito sono proprio non consapevole, è come se consapevole di essere lì, ma è come se si portasse dietro solo l'emozione piacevole di stare vicino a Silena, che è quella che la tiene ferma lì. Adesso si è girata verso il portale aureo ed ha sentito l'energia, cioè ha riconosciuto l'energia del portale aureo. E va. Sì, quello che vedo è come se lasciasse, donasse questa emozione bellissima di stare in compagnia di Silena a Silena, quindi come se la staccasse da lei, la desse a Silena e poi va. Molto bello, molto bene. Mm-mm. Messaggio finale di Silena a se stessa. Allora, per rimanere centrata e tenere sempre la tua autostima alta, lo vedo proprio, continua a fare, fallo Qigong, lo vedo molto mm, Adatto a lei. adatto a lei, esatto. Con quello può imparare anche a alzare le vibrazioni tutte le volte, quindi a centrarsi, alzare le vibrazioni proprio a partire, mm, sia al mattino a partire con le vibrazioni già alte e centrata, quindi molto forte, e Mhm. poi tutte le volte che sente un calo di vibrazioni o di sicurezza, fare qualcosa di Qigong la tira molto su. E poi la tua creatività nel lavoro puoi esprimerla liberamente, senza dover fare sempre qualcosa per altri che ti limitano. Mm. E la famiglia? La sua famiglia. La sua? La sua personale, Mhm. non quella di origine. Eh, eh, eh. Vai a fondo col tuo compagno rispetto alle vostre volontà. Devi arrivare in fondo prima di decidere, perché solo così potrai essere libera. È proprio fino in fondo. S- Sviscera la questione in tutti gli aspetti, proprio liberamente, e fai sì che anche tuo compagno lo faccia. Allora così poi riuscirete a fluire. E rispetto alla famiglia d'origine, se lei va avanti con i suoi progetti rispetto alla sua vita forte, cioè in maniera forte, riuscirà molto più facilmente a mettere i limiti con la Mhm. madre, quasi come se non si accorgesse, e poi la mamma dopo un po' si stacca. Cioè, tentativi li fa lo stesso, ma sono come se rimbalzassero su Silena, no? Mhm. Mm. Molto bene. Il compagno come Mhm. lo vedi? Con tante cose, allora, ha preso tutto, ha tenuto tutto, no? È come se avesse tutte le informazioni tra le braccia e dice che adesso le appoggio giù e ne sistemo una alla volta perché sono tutte assieme, sono troppe. Pieno di regali. Mm, È arrivato Natale. sì, deve aprirne uno alla volta. Adesso deve Ecco. studiare le istruzioni, Sì, capire, usare i vari oggetti. Ok. esatto. Va bene. Mhm. E il terzo, dove lo vedi? È sempre quello lì? Il Il terzo. terzo in arrivo? Sì, sì.
La PS in arrivo? È sempre la Ma è stessa. sicura questa PS di venire? Proprio sicura? Sì, o lì o da un'altra parte, lei, sì, ci vuole andare, sì. Sicuro, sicuro. Sta dicendo, te fatti gli affari tuoi. Ah, beh. Ma la conosci già Silena come PS? In altri capitoli? Sì, qualche vita assieme l'hanno fatta. Mhm. Va bene, torniamo. Vuoi? Sì.